Buongiorno a tutti o buonasera, a secondo quando ascolterete questa presentazione. Vorrei parlarvi di una cosa molto importante, come sempre dico, ma perché sono tutti importanti. Vorrei parlarvi del libro di Vivian del Lago. Vorrei parlarvi di colei che è Diana del Bosco Sacro, la 38ª discendente in linea diretta dei misteri del Bosco Sacro del Lago di Nemi, ma anche oltre. Non è che si va soltanto a pensare al Lago di Nemi, quindi c'è anche oltre. Bene, è uscito questo libro, Le erbe magiche, in cui Vivian ha accettato per la prima volta di rivelare in pratica quello che le è stato passato dalla tradizione e quindi per farvelo conoscere, per insegnarlo a chi veramente avesse intenzione di imparare. Questo è stato deciso da lei personalmente perché molta gente gli aveva chiesto di imparare e siccome la tradizione del Bosco Sacro non è una tradizione aperta, quindi è una tradizione che viene trasmessa molto a chiuso e la sacerdotessa in sé per sé ha l'obbligo del silenzio all'esterno e difatti io ne sto parlando come quando tempo fa presentammo questa tradizione negli Stati Uniti e dissi ed ebbi a dire, così dico anche adesso, la tradizione del Bosco Sacro, di cui appunto Diana del Bosco Sacro, ho conosciuta anche come Vivian del Lago, e discendente e rappresentante non può essere trasmessa direttamente dalla donna, cioè dalla sacerdotessa, bensì ha un suo rappresentante che parla e che ne spiega i misteri ed eventualmente tutto il resto. Sia chiaro, questo non perché le donne siano considerate inferiori e quindi non adatte, tutt'altro, sono talmente considerate sacre che specialmente le discendenti dirette non possono parlare con diverse persone, con qualunque, perché altrimenti, come io spesso anche ho spiegato quando ho parlato di ciò che è il contagio psichico, ci rischiano di perdere quella purezza interiore che hanno conquistato dal contatto con il mondo profano. Queste erano le leggi. Chiaro che oggi le cose sono cambiate, quindi cambiate però fino a un certo punto, nel senso che è rimasto il divieto di dialogare e divulgare in questa maniera, serve appunto il portavoce, come spiegai, ripeto, ancora anni fa, e io questo sto facendo. Bene, detto questo, quindi è stato stampato questo volume meraviglioso perché tra l'altro è con una copertina rigida vellutata e vi sono dentro le pratiche magiche legate direttamente a tutte le erbe che possono essere usate esclusivamente per la pratica magica. Pratica magica che viene mutuata dai millenni, pratica magica che viene concordata e viene portata direttamente dall'esperienza. Quindi tutto ciò che leggerete in questo testo, se vorrete acquistarlo, tra l'altro la prima stampa edizione lusso è appunto di 100 copie, però tolte le copie diciamo si chiama d'onore oppure di raccolta eccetera eccetera, ne rimarranno un'ottantina, ecco. E queste copie hanno appunto questa rarità, quella di finalmente avere la penna di Vivian del Lago che parla, oltre al libro precedente in cui si parlava di formule, e ve lo ricorderete, qui proprio parla, c'è un dialogo sacrale e sacerdotale tra lei e voi. Il suo modo di essere dolce e gentile, il suo modo di essere schivo, privato, vi posso dire che Vivian del Lago o Diana del Bosco Sacro passa
la maggior parte delle sue giornate in una stanza, nel suo tempio in pratica, a fare le sue pratiche per appunto ciò che trasmette, ma anche per scrivere, meditare, pregare, fare tutto ciò che è la trasmissione dal ceppo da cui viene. Quindi voglio dire, è una persona che non ha un coinvolgimento con il mondo come la maggior parte delle persone, quindi ve lo dico perché io vivo con essa da molto tempo. In pratica condivido la vita con lei da 40 anni e anche io passo le mie giornate nel mio studio, quindi al piano di sotto, tra l'altro, a fare quello che devo fare. Noi ci incontriamo nei momenti giusti in cui ci si deve incontrare, ecco. Il resto, la nostra vita è assorbita ad essere virtualizzati all'interno di noi stessi, quindi non c'è una vita verso l'esterno inutile, tra l'altro, che possa poi minare ciò che viene dato e detto. Bene, di questo posso dire ancora di più di Vivien del Lago, mentre io diciamo sono preposto a muovermi e quindi devo creare delle situazioni, come vedete, parlo, scrivo, ci incontriamo, faccio le trasmissioni e cose varie. Vivien del Lago è invisibile in pratica, cioè questo non lo fa. Quelle poche persone che hanno la fortuna di essere i suoi allievi, sono pochissime, proprio pochissime, penso che non è che abbiano un grande dialogo orale o di pettegolezzo con lei, perché questo per indicare che la realtà è nel silenzio, nella preghiera, nelle pratiche sacre che devono essere rivolte alla grande dea, la grande dea Diana, che è l'intelligenza maggiore per quanto riguarda la parte femminile dell'universo, a cui la sacerdotessa si unisce diventando come lei e quindi libera dall'immagine stessa di lei, diventando essa stessa madre universale. Come ogni uomo poi diventa padre universale. Attenzione a non confondere queste strade con strade inferiori, quindi qui non si parla di cose diciamo inferiori in cui poi una volta che si adora una dea si rimane sottomessa ad essa. In pratica ciò che si vede all'esterno, la sottomissione, è solo dell'ego, è solo del corpo fisico e dell'ego che deve piegarsi al divino se vuole essere da lui preso, consustanziato e portato in alto. Ma anche nella tradizione ammonia questo viene detto: tu avvicinati al fuoco con reverenza e tieniti lì vicino, perché poi il grande Dio verrà e per sua grazia ti porterà in alto, quindi il tuo nume, e quindi tu diverrai nume. Quindi sono due strade diverse, ma che sono per persone differenti, ma sono sempre con la stessa idea di ogni via vera, antica e tradizionale. Io vorrei ripetere un attimo ciò che dissi anni fa e che sicuramente nessuno sa negli Stati Uniti. Bisogna tenere presente che quando millenni fa diciamo, approdarono sulla nostra bellissima Italia coloro che erano i portatori di una conoscenza ammonia antica, quindi per rinnovarla, non che non ci fosse, ma accadono con cicli e ricicli un rinnovamento, trovarono appunto questi misteri. E non fu quello che accadde tra, per esempio, la Ionia e i Dori, cioè un'invasione con violenza, bensì ci fu un matrimonio tra le tradizioni, tanto che furono appunto, cioè, andarono insieme, camminarono insieme. Ora, la tradizione del Bosco Sacro, che è diciamo, conosciutissima a livello di Lago di Neve, ma è sconosciutissima a livello di pratiche tecniche, non sono nemmeno quelle che potete leggere nel libro
Il ramo d'oro di Fraser o nella Wicca o in tanti libri che sono apparsi attualmente parlando della dea, della stregoneria, della stregheria e cose varie in Italia, oppure parlando di misteri che sono della stregheria, diciamo, della Tuscania, no? Diciamo così, e tra Lazio e Tuscania. Quindi non è questo, è una tradizione sacra a livello di sacerdozio. Quindi è una cosa che come punto principale aveva il grande tempio che è attualmente ne è rimasto, quello che è rimasto a Nemi, che all'epoca era talmente importante e grande, figuratevi, come il Vaticano attualmente, quindi era un centro spirituale altissimo. Questo è quello che dovete intendere e sapere. In questo testo quindi vengono raccolte le pratiche magiche, le pratiche di conoscenza che possono aiutarvi veramente nella vostra vita e non solo nella vostra, anche negli altri, usando la conoscenza sacra delle erbe. Ci sarà tanto da studiare, da leggere, da praticare e in più a questo testo verrà accluso, per chi sarà interessato, il pentamagno, questa grande cosa, diciamo oggetto fatto di legno reale, non legno comprato all'Ikea, ma alberi proprio presi, e quindi cioè di legno che è stato consacrato direttamente da Vivian del Lago, o in questo caso anche Diana del Bosco Sacro, è stato consacrato nel momento giusto e è stato poi lavorato personalmente da artigiani abili. Quindi c'è il pentamagno, questo oggetto che è legno e rame intarsiato con poi altri oggetti che indicano gli elementi, in cui è come una specie di altare portatile che è con un incavo in cui si potrà lavorare direttamente le erbe. Bene, questo oggetto, per chi vorrà pure appropriarsene, è possibile averlo, ce ne sono solo 25 pezzi, voglio dire, non ce n'è tanti, perché non si fanno tante di queste cose. Quindi tenete poi sempre il caso che qualche pezzo rimane nella casa madre, qualcuno lo prende precedentemente, eccetera, eccetera, quindi ne rimarranno una ventina, 21, 22. Quindi è una cosa molto preziosa. Non nascondo che può avere un prezzo un po' impegnativo per qualche persona, ma è una cosa preziosa perché è consacrata, ripeto, direttamente dalle mani e dalla magia di Vivian. E chi ha avuto modo di incontrare e incrociare questa magia, che è magia dolce, magia chiara, magia di luce, magia pulita, invece vi dico che Vivian non è capace neanche di schiacciare una formica. Il suo modo di essere è un modo simile a quello, cioè è diventato simile a quello di una bambina, ma alla fine è sempre stata così da quando l'ho conosciuta. Questo perché appunto, essendo figlia di questa luce di luna, che è la luce splendente che voi trovate ogni mese in alto come luna piena, quindi la luce piena della madre nella sua funzione proprio di abbondanza assoluta, di gioventù assoluta, di maturità assoluta, ma anche di gravidanza. È per questo che è nato questo testo, perché una gravidanza è stata per diversi mesi per poter raccogliere, sistemare, organizzare le conoscenze della tradizione, chiaramente non tutte, ma quelle che il suo cuore gli ha dettato, visto che molti appunto chiedevano questo. E quindi è stata una gravidanza, un lavoro a cui ho partecipato assiduamente, non lavorandoci io, osservando, vedendo anche le difficoltà con cui si doveva andare a lavorare per poter rendere comprensibili poi certe pratiche, perché non è che le pratiche sono date come oggi si parla, così come sto parlando a voi, ma le pratiche sono date molto spesso in chiave. No? Ve l'ho anche detto per quanto riguarda le tradizioni che io trasmetto, non credete mai a quello che vi viene dato così apertamente, perché c'è sempre
sempre una chiave sotto. Alcuni mi dicono: ah maestro, ma io ho trovato un libro che parla di alchimia molto chiaramente. Beh, sicuramente non parla di alchimia, perché l'alchimia è sempre tenuta molto segreta. E così le tradizioni serie come questa, la tradizione della Grande Madre, che poi ha assunto diversi nomi nel tempo, fino adesso la vera tradizione della Madonna Maria, che cioè, sganciata dagli stereotipi ebraico-cristiani, è sempre il grande principio femminile assoluto della madre di cui noi tutti siamo investiti essendo venuti al mondo. Cioè, chi più della madre può darti amore? Chi più della madre può darti protezione? Si diceva e si dice che se vuoi raggiungere il padre devi passare prima dalla madre, altrimenti la madre non ti può presentare al padre, no? Perché è già una cosa differente a livello di figura, di tecniche, di azione. Beh, in alchimia viene chiamata la via, dolce, c'è di contro la via secca, che è più paterna, è più maschile, no? Più infiammata, più dura, se vogliamo. No? Mentre qui troviamo l'amore, la gioia, cioè troviamo ciò che è anche il cuore, anzi soprattutto il cuore, la purezza, la purezza. E di purezza parla questo volume che nel frattempo state guardando, di purezza pura, proprio è un modo di dire purezza pura, per dire proprio il massimo della purezza. E quindi questo volume parla proprio della purezza necessaria di cui hanno bisogno le piante dopo il trattamento di cui leggerete, per poter agire magicamente. Essi diventano veramente degli alleati, come scrive Vivian. Degli alleati reali che portano la persona ad incontrare il mistero. Questi alleati che possono essere veramente straordinari quando sono usati con passione, con amore e con fede. Sì, la fede è molto importante, è necessaria, perché essa indica che non solo voi credete nella forza della divinità, ma credete in voi stessi. Si dice: ma io non ho fede in cose che non vedo. Allora io dico: bene, allora vedi te stesso? Sì, vero, ti vedi ogni giorno. Bene, allora abbi fede in te stesso. Se non c'è questa fede, non è possibile eventualmente agire. Quindi quello che io vi dico è proprio, vi raccomando sinceramente di fare un piccolo sforzo per veramente appropriarvi di questo volume, che vi darà, tra l'altro, uno dei primi assoluti volumi fatti in prosa, no? C'è molto chiara, anzi il primo, ecco, c'è da parte di Vivian, in maniera che voi possiate crescere. Lo ripeto, qui c'è una specie di curricula, c'è una specie di base per poter conoscere la magia del bosco sacro. Ci saranno altri volumi a cui attualmente c'è Vivian al lavoro, quindi che verranno fuori. Questo volume l'ho voluto pubblicare già direttamente io personalmente, proprio come Academy MRA, perché è prezioso. Sì, probabilmente, sicuramente verrà anche pubblicato poi in seconda battuta in maniera più semplice, magari non così come prezioso, come cosa preziosa, ma voglio dire, per ora è talmente prezioso che era importante presentarlo così. E non voglio ancora lasciar perdere il fatto del pentamagno. Il pentamagno ci viene dato appunto in puro legno reale, purificato, consacrato, lavorato uno per uno a mano, levigato, impresso con anche, come potete vedere, il rame che serve per conduzione, e in più viene dato con una borsa di pelle, quindi una borsa di pelle in modo che possa essere portato specialmente all'esterno. Sì, si può fare certamente anche a casa, essendo un altare naturale, ma è pensato per chi volesse veramente servirsi delle forze naturali in mezzo alla natura stessa, in modo che esse rispondano immediatamente. È un consiglio che vi do: se siete veramente interessati a fare una certa tipologia di magia,
io appunto vi dico questo è il testo giusto per voi, una magia naturale, una magia reale nelle azioni, e se volete avere un'azione maggiore vi consiglio di organizzarvi ed uscire col pentamagno il giorno giusto e quindi andare in mezzo alla natura e rendere alla natura la forza. Comunque lo leggerete tutto nel libro. Tra l'altro è impaginato in maniera squisita. Beh, ma dovete tenerlo in mano, cioè se lo prendete in mano vi emozionerete, ma veramente, perché la persona che l'ha fatto, quando l'ha preso in mano, si è emozionata, perché è veramente un gioiello. Io spero che voi abbiate afferrato quanto è importante questa cosa. Cioè, Vivian vi sta donando un gioiello, Diana del Bosco Sacro vi sta donando un diamante, un gioiello che non solo come conoscenza, ma come emanazione del suo cuore, della sua anima. Già di per sé quindi è magico, perché chi si affida alla madre non può far altro che essere esaudito. E credetemi, di tutto si può dire di Vivian, non è che c'è forché che non sia una madre. Madre è nata così, sin da quando l'ho conosciuta, e fidatemi di me, l'ho conosciuta a 18 anni. Quindi grande persona, grande anima, che dirvi, dovete leggerla e non solo, e vi auguro di conoscerla, perché nella sua timidezza, nella sua riservatezza, nasconde ciò che c'è bisogno per salire veramente molto in alto. Se voi solo vedeste la passione, la devozione che ha verso la dea e la madre e verso il percorso femminile superiore alto, bene, bisogna vedere, bisogna rendersi conto e bisogna anche farlo da sé. Bene, questo libro ve ne dà la possibilità, e appena leggerete le prime strofe, le prime righe, che sono come una poesia, non vi staccherete più. Io quindi saluto con grande orgoglio questo lavoro da parte di mia moglie, quindi della mia compagna, di quest'anima che mi ha onorato di vivere con me, c'è fino adesso il suo cammino sulla terra, e mi onoro di questo, nella sua purezza. Vi dico che pure è pura, ma veramente. Quindi credetemi, chi l'ha conosciuta può dirlo. Quindi è quest'opera che è pura, viene da questa purezza. Già il fatto di tenerla in mano è come un libro magico, e che esaudirà molti desideri. Quindi mi congedo, ringraziando di questa, di questi anni passati insieme a lei, e spero di passarne ancora fino alla fine di questo passaggio terreno, e vi stimolo veramente, più che se fosse il mio libro, perché onestamente i miei libri li conoscete, no? Ne ho fatti un po', ma questo è il primo libro veramente scritto in prosa di quest'anima, e quindi è della conoscenza che racchiude. Voi che avete chiesto conoscenza a Vivian e che non l'avete ricevuta perché per regola, ma anche per il suo essere, modo di essere, ora avete la possibilità di cominciare a schiudere questo scrigno. Buona lettura, buon lavoro e buona opera.